Welcome, listeners, to the Ducarelli podcast. I'm Anna, your host. Today, we are presenting True Love, the second episode of 4 in the miniseries called Awareness with Bonaventura Bevilacqua. This episode will be recorded in both English and Italian for your listening pleasure. Remember to stay tuned till the end. We ask that you click and follow, like, the Ducarelli podcast as you're listening to this episode to support our initiatives. Benvenuti to the Ducarelli podcast, sono Anna. Oggi vi presenteremo Vero Amore, il secondo episodio di 4 nel miniseries Awareness con Bonaventura Bevilacqua. L'episodio di oggi è registrato sia in italiano che in inglese. Stai con noi fino alla fine. Vi chiediamo gentilmente di cliccare su follow o seguite. Vi mettete un like all'episodio per sostenere le nostre iniziative. Bonaventura, welcome back. Bentornato. Grazie Anna. Tell us about our true love. Raccontaci del nostro vero amore. Allora, per parlare del vero amore prendiamo a prestito una frase del Vangelo. Così come abbiamo parlato di Seneca e magari in futuri incontri parleremo di altri personaggi e di altri grandi uomini che hanno caratterizzato la storia dell'umanità. Stasera desidero prendere in prestito una frase del Vangelo che dice: ama il prossimo tuo come te stesso. As this evening, this episode, we'll be speaking about love. In the past, we're going to take an excerpt from the Gospel. And just as we've spoken in the past of Seneca, and in the future we may refer to other great men or women in history, we today borrow this sentence from the Gospel: love your neighbor as yourself. Ama il prossimo tuo come te stesso. In modo naturale questa frase ci spinge ad aprirci all'amore verso l'altro, verso il prossimo. So these words naturally direct us to open our hearts to the love for our neighbor. Ma se leggiamo bene, questo imperativo contiene anche un'altra indicazione molto importante che spesso viene trascurata. Quindi ama sì il prossimo tuo, ma dice anche come te stesso. Dunque non può esserci il vero amore per il prossimo, per l'altro, senza un vero amore per se stessi. Quindi non è l'altro che innanzitutto devo amare. Prima di tutto devo amare me stesso. So these words naturally direct us to open our hearts. But if we read it well, it also contains a certain overlooked part, which is like yourself. Therefore, there cannot be true love for your neighbor without a true love of yourself. It is not that I must give first. First and foremost, I must love myself. What a paradigm shift. Loving myself, what does that mean, Bonaventura? Che ribaltamento. Amare me stesso, cosa significa? Allora, prendiamo a prestito alcune parole di Patrizio Paoletti. Ok. Prima ancora che tu possa amarmi, io mi amo. Prima ancora che tu possa prenderti cura di me, io mi amo. Questo amore viene prima di tutte le cose e tutto ciò che io posso essere. Queste parole ci invitano a vivere in maniera responsabile. Yet before you can love me, I love myself. Yet before you can take care of me, I love myself. This love comes before all things, and it is all that I can be. These are words of Patrizio Paoletti that invite us to live in a responsible way. E queste parole, come quelle del Vangelo, ci indicano esattamente che cosa significa amare. Amare significa prendermi cura innanzitutto di me, significa dedicare a me stesso la parte più importante della mia attenzione, in modo che tutto il mio essere sia in armonia e in equilibrio. So just like the excerpt that we took from the Gospel, as we referred to earlier, this is the dedication to oneself is extremely important. This love needs to take care of me and the dedication that we have to ourselves. And that's the most important part of my attention
in a way, it means that to ensure that my entire being is in harmony and equilibrium. Per fare questo, la mia dedizione verso me stesso deve essere la mia stessa vita, deve diventare la mia vita stessa. Dunque deve essere una costante. Fino ad oggi probabilmente abbiamo pensato, ci è stato fatto credere che occuparmi di me, innanzitutto, significa essere egoista. Well, to do this discipline inward toward ourselves, it must become part of our lives. And therefore, it's a dedication that we must have present constantly. And so far, we've probably been taught, or thought, led to believe perhaps even, that caring for oneself is actually selfish or egotistical. Ma la frase del Vangelo ci aiuta a superare completamente questa forma di senso di colpa. Quindi questo egoismo, attraverso la luce di questa frase, diventa un egoismo sano. So this is a sense of guilt that we have, and it's a completely obsolete from the sentence that's in the Gospels. The selfishness becomes, in fact, a healthy selfishness, if we examine the light of the expression itself. È un egoismo sano, perché quando io mi occupo di me sto nutrendo l'amore per me stesso, ma in realtà mi sto allenando ad offrire al prossimo, al mio prossimo, un'altra qualità di amore. Quale specie di amore posso, quale tipo, quale livello di amore posso manifestare all'altro? La fonte da cui attingo questo amore è inquinata dai miei bisogni, dalla mia brama di possesso, oppure dalla mia arroganza, dall'intolleranza o dalla prevaricazione. So because of occupying myself, of myself, and nourishing love for myself, I'm actually training myself to offer my neighbor a higher quality of love. So what kind of love can I express to others if the source from which I draw this love from within is polluted by the needs or desires or possessed by arrogance, intolerance, or provocation? La purezza del mio essere e la cura per me stesso è in realtà la più alta forma di altruismo che io posso esprimere. E questo altruismo è capace di generare un'onda di amore nel mondo, per il mondo. Ed oggi è proprio questo di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di sviluppare, di praticare questo sano egoismo. È in realtà un'altra forma di consapevolezza. Oggi non abbiamo scelta, come umanità, come specie. Dobbiamo risvegliare ora la nostra consapevolezza. So the purity of my being and the care for myself is actually my highest form of altruism, capable of generating a wave of love in the world and for the world. And today is precisely that which we need. We need to develop, to practice this healthy selfishness that is actually a heightened form of awareness. Today, we have no choice. We must awaken our awareness. Now. In the present. Thank you, listeners of the Ducarelli podcast. And thank you, Bonaventura. Grazie a te, Anna. Please place a like and click follow on your podcast listening platform. Enjoy our content and join our mission to reach 1 million followers by encouraging and empowering our listeners every day. Ringraziamo i nostri ascoltatori. Ringrazio te, Bonaventura. Grazie, Anna. Mettete un mi piace e cliccate seguite o follow sulla piattaforma da cui ci ascoltate. Unitevi alla nostra missione di sensibilizzare al miglioramento della qualità della propria vita e di arrivare a 1 milione di follower. Alla prossima, Bonaventura. Alla prossima, Anna, grazie. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.